Ma lo sapete che con gli scarti del carciofo si può fare una tisana incredibile? Me l'ha suggerito un'iscritta, con l'aggiunta di un rametto di liquirizia, lo si fa bollire ed è una meraviglia per il fegato, per i reni, da bere così, senza zucchero, mi raccomando. Acqua e limone per i carciofi. Beatrice, va che bel vaso di fiori che ti ho portato stamattina. Oh, è un fiore, eh? Carciofi sono carciofi romaneschi, dai, carciofi romaneschi, le mamole, i carciofi normali. Per fare i carciofi alla romana, indovinate un po' quali servono? I romaneschi. Che differenza c'è tra le mamole e i romaneschi? La mamola, il carciofo romanesco è una mamola anche lui, però è più grossa, più rossa e più carnosa. Vedete la differenza che c'è tra una mamola classica e una mamola romanesca? Il carciofo romanesco è molto notevole, c'è una gran differenza. Sentite il rumorino? Tac, tac, belli croccanti, vuol dire che sono freschi. Per avere un carciofo tenero che si mangia tutto dovete togliere tutte le bucce finché non arrivate qui a 1 centimetro di colore giallo. Potete cuocerlo anche così, però vi tenete conto che dopo vi dovrete ciucciare le foglie dure esterne. Un po' di limone anche sulle mani, così non vi vengono le mani verdi. Però se dovete fare 20-30 carciofi usate i guanti, perché vengono nere. Non confondetemi la ricetta dei carciofi alla romana con i carciofi alla giudia, che sono due cose completamente diverse, ma faremo anche quelli. Tagliateli circa a metà, da qui, a metà, qua. Con un coltellino tiriamo via questa parte qui, di pezzi di foglia rimasta attaccata al carciofo. Già che ci siamo col coltellino, già che veniamo giù, tiriamo lungo e andiamo fino in fondo, perché anche il gambo va cotto, perché mica si butta via. Vedete il bianco in mezzo? È tutta roba buona, anzi ottima. Scegliete una pentola un po' alta per cucinare questi carciofi, prendetevi un attimino la misura e tagliamo il gambo più lungo possibile. Quindi via il gambo, però il gambo in eccesso non lo buttiamo mica, Questo qui è più buono, questa è la parte più buona che c'è. È importantissimo, ricordate di fare questa cosa, con il di dietro di un cucchiaio, una spatolina, qualcosa, allargate il carciofo un pochino, un po' alla volta senza spaccarlo, ma anche se si spacca un po' fa niente. Dentro qua ci sono delle spine che pungono moltissimo. Quindi con un pochino di pazienza, un pochino di forza, movimento rotatorio, facciamo saltare fuori, ecco, vedete questa roba qui punge in bocca, va tolta. Vedete questa paglia qua, questa qui punge in bocca, dà fastidio e poi è anche dura, e poi ha queste piccole foglie rosa all'interno che hanno sopra una spina e queste pungono il palato, vanno tolte. Ecco come devono essere i nostri carciofi, vedete all'interno deve restare questa specie di buco. Mettiamo a bagno i nostri carciofi. Muovetelo un pochino il carciofo così esce l'aria e starà di meno a galla e lo lasciamo nell'acqua. Ora prendiamo i nostri carciofi, li sbattiamo un po', li scoliamo, bisogna far uscire tutta l'acqua, quindi magari li strizziamo anche un pochino dolcemente, senza fargli del male, però li strizziamo e li mettiamo a testa in giù in un piatto. Dobbiamo condire con sale e pepe tutti i carciofi, sia all'esterno che all'interno, soprattutto dove ci sono le foglie, le aprite un pochino e ci mettete dentro un pochino di sale, magari con le mani umide, bagnate di sale, andiamo un pochino dentro a toccarli dappertutto, che loro diventano belli, saporiti, buoni, 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 buoni. Stessa cosa con il pepe, prima lo mettiamo sopra, un po' dappertutto, e poi li giriamo, cerchiamo di metterli in piedi come meglio possibile, e facciamo la stessa cosa, e con le mani, ci sporchiamo le mani di pepe e andiamo a cacciarlo dentro un po' dappertutto. Mentuccia fresca. Io ho ucciso per avere la mentuccia fresca in Lombardia il mese di gennaio, che è tutto gelato. Si mettiamo le foglioline di mentuccia dentro nel carciofo, nel cuore del carciofo, dentro, nel buchino. Se non volete usare la mentuccia, usate il prezzemolo, però la ricetta romana dice mentuccia. Io in giardino ho la mentuccia, però il mese di gennaio è distrutta, congelata e cotta. Tanti mettono all'interno del carciofo anche l'acciughina. Fate voi, se la volete la mettete, se non la volete non la mettete, però un'acciughina dà molto sapore. Nella ricetta è previsto anche l'aglio, ci sono tanti modi per mettere l'aglio, io vi faccio vedere come faccio io, tiro via la cima, lo cimo praticamente, e lo strofino ovunque,
dopo quello che resta lo butto dentro nella pentola. Tanti mettono l'aglio dentro insieme con la mentuccia, non intero, una fettina, ma fate un po' come preferite naturalmente. Sapete che le ricette in Italia, ogni paese ha le sue varianti, ogni paese, ogni cortile, anzi all'interno della famiglia troverete gente che litiga per la stessa ricetta perché la fanno in maniera diversa. Quindi pentola alta, abbastanza alta e un pochino stretta, secondo il numero dei carciofi che volete fare. In questo caso sono 6 carciofi, quindi uso una pentola abbastanza grande. Olio extravergine di oliva, mi raccomando, non usate burro, olio di semi, se usate il burro in questa ricetta, guarda, non so cosa faccio. Sistemiamo i carciofi a testa in giù all'interno della pentola, che devono stare stretti, vicini, devono fare amicizia proprio, devono appiccicare uno all'altro, ce li fate stare, stringete un po', ecco, così non si muovono. Nella pentola ci mettiamo anche i gambi sistemati negli spazi vuoti, tutti i gambi, anche pezzettini vari, poi qualcuno ci mette anche qualche olivetta, i capri, vedete voi, però nella ricetta originale è previsto, e 2 spicchiettini di aglio, uno tagliato a metà, quello di prima che ho avanzato, lo metto dentro anche lui, naturalmente se vi piace, se non vi piace non ce lo mettete, qualche pezzettino di gambo perché ero troppo alto e ho dovuto limarli un po', fuoco medio, e sentite questo rumorino che fanno? Ecco, glielo lasciate fare per 2 minuti, dopo 2 minuti li mettiamo dentro dell'acqua già calda o tiepida, 2 cm di acqua, non dobbiamo coprire i carciofi, dobbiamo arrivare a poco meno di metà carciofo, ecco è arrivata qua, vedete, meno di metà carciofo. Alziamo la fiamma per portare a ebollizione il liquido che gli abbiamo messo. Appena questa meraviglia comincia a bollire, la vedete no? Che bolle l'acqua, i liquidi che ci sono sotto, abbassiamo al minimo e gli mettiamo il coperchio. 40 minuti da questo momento e saranno pronti, senza fare niente, ogni tanto guardateli, 40 minuti. Se sono piccoli carciofi 30, però in genere il carciofo romanesco bello sostanzioso. Sono passati 40 minuti. Oh, allora, coltellino, forchettone, forchettina, quello che avete, andate a pungere qua. Sì, qua, entra solo col suo peso, guardate, lo mollo, oh. Cotto perfettamente direi. Allora, ripeto, 40 minuti perché sono carciofi romaneschi grossi, se usate dei carciofi più piccoli bastano 30 minuti, comunque basta aprire un attimo la pentola, coltellino, fate il buchino, ma che profumo, ah, che buoni, ci vuole può metterci dentro anche le patate, qui lo dico, qui lo nego, ricetta non lo prevede, però se ci mettete in giro 4 patatine, buoni, la patata e il carciofo. In mezzo ci mettiamo i nostri gambetti, eventuali patate, spicchi d'aglio, se avete messo capri, olive e cose del genere li mettete in mezzo e così facciamo anche un po' di cinema. Se volete metterci sopra un po' della sua puccettina, anzi dovete metterci sopra un pochino della sua puccettina e soprattutto un bel giro di olio extravergine fresco crudo, se poi anche un po' di pepe, un po' di prezzemolo, un po' di mentuccia, anche noi la vogliamo mettere una foglia di mentuccia fresca che fa profumo, ecco, guardate che meraviglia. E adesso io vado a mangiare.